Nel tutorial di oggi vediamo come fare questi portacandele ad uncinetto. Il progetto l'ho pensato per Natale, ma ovviamente potete utilizzarli in tutto il periodo dell'anno. È un progetto semplice e relativamente veloce da fare. Può essere anche una bella idea per un regalino. Vi propongo la versione singola, così, oppure la versione a conchiglia. Questi sono i primi due esperimenti che ho fatto e quindi alla fine del tutorial, quando parliamo di come mettere in forma il portacandele, vi do anche qualche consiglio e vi dico le difficoltà che ho incontrato io. E vi do tutte le indicazioni su come fare per ottenere un risultato perfetto, molto più di quello che ho ottenuto io. Fatemi sapere se questo progetto vi piace, regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video, e poi ho già pronto per voi un altro progetto su questa linea, che è questa sfera. Anche questa sarà illuminata, ma sarà illuminata in modo diverso. Se volete che facciamo insieme anche questa, lasciatemelo scritto in un messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare i portacandele ho usato il cotone cablé numero 5 e un uncinetto da 1,75 mm. Io uso questo cablé che trovo meraviglioso. Se volete utilizzare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno, dove potete trovare il cablé numero 5 in tantissimi colori diversi. Oltre al filato e all'uncinetto ci serve una forbice, un ago da lana, degli spilli, una sfera di polistirolo e della colla vinilica. Il diametro della sfera piccola è 10 cm, quello della sfera grande è 12. Iniziamo facendo un anello magico. E teniamo una codina di filo un po' lunga all'inizio. Nel giro 1 lavoriamo 12 punti alti nel cerchio. Il primo lo sostituiamo con 3 catenelle. La prima catenella è quella dell'anello magico. E lavoriamo altri 11 punti alti nel cerchio. Lavorati i 12 punti alti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quello che avevamo sostituito con 3 catenelle. Nel giro 2 lavoriamo un punto alto doppio che sostituiamo con 4 catenelle, una catenella e un punto alto doppio nello stesso punto. E una catenella. E questa è la ripetizione che ripetiamo per ogni punto. In ogni punto lavoriamo un punto alto doppio, una catenella, un punto alto doppio, una catenella, e ripetiamo in questo modo per tutto il giro. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto doppio, quindi nella quarta catenella, e ci spostiamo con un punto bassissimo nel prossimo archetto. Nel giro 3 lavoriamo solo negli archetti di una catenella del giro precedente. Lavoriamo 4 catenelle e nel prossimo archetto un punto alto doppio. Questi due punti rappresentano 2 punti alti doppi chiusi assieme. Lavoriamo 8 catenelle e questa è la ripetizione che ripetiamo. 2 punti alti doppi chiusi assieme nei prossimi 2 archetti. Con il primo punto alto doppio mi fermo qui, ne lavoro un altro
e poi chiudo questi due punti insieme. Questi sono due punti alti doppi chiusi assieme. E poi lavoriamo 8 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Due punti alti doppi chiusi assieme, ognuno in un archetto, 8 catenelle. Alla fine del giro sostituiamo l'ultimo archetto di 8 catenelle con 4 catenelle e un punto alto doppio lavorato nel primo punto, che sono i primi due punti alti doppi chiusi assieme. In questo modo formiamo un archetto grande come 8 catenelle, ma ci troviamo al centro dell'archetto, che è dove vogliamo essere per iniziare il prossimo giro. Lavoriamo un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle e 4 catenelle per l'archetto. E in questo primo archetto lavoriamo altri 3 punti alti. Lavoriamo 3 catenelle e la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro è 3 punti alti nell'archetto, quattro catenelle, 3 punti alti nello stesso archetto, e 3 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. 3 punti alti, 4 catenelle, 3 punti alti, 3 catenelle. Ripetiamo in questo modo in ogni archetto. Alla fine completiamo il giro lavorando 2 punti alti nel primo archetto, e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella. Ci spostiamo nell'archetto lavorando punti bassissimi, ne lavoriamo 3 per arrivare alla terza catenella. E da qui iniziamo il prossimo giro. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti alti tripli chiusi assieme, uno in ogni archetto. Sostituiamo il primo con 5 catenelle e ne lavoriamo altri 2. 3 volte il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e chiudo a 2 fino alla penultima chiusura. Mi fermo qui e inizio un altro punto alto triplo. E mi fermo anche qui prima dell'ultima chiusura. In questo modo ho 3 punti alti tripli che chiudo assieme e questo è il primo punto del giro. 9 catenelle, e ripetiamo partendo dallo stesso archetto in cui abbiamo lavorato l'ultimo punto alto triplo e lavoriamo 3 punti alti tripli chiusi assieme. 1, 2, 3 e chiudiamo tutto insieme. 9 catenelle,
E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Quindi adesso ricominciamo dall'archetto in cui abbiamo lavorato l'ultimo punto alto triplo, lavoriamo 3 punti alti tripli chiusi assieme e 9 catenelle. Alla fine lavoriamo l'ultimo punto alto triplo non chiuso nel primo archetto. Chiudiamo insieme e sostituiamo l'ultimo archetto con 4 catenelle e un punto alto triplo che lavoriamo nel primo punto del giro. In questo modo siamo già al centro dell'archetto e da qui iniziamo il prossimo giro. 3 catenelle per sostituire il primo punto alto e 3 catenelle per l'archetto. E in questo stesso archetto lavoriamo altri 3 punti alti. Cinque catenelle e lavoriamo nel prossimo archetto la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. 3 punti alti, tre catenelle, 3 punti alti, e 5 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. In ogni archetto 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, 5 catenelle. Completiamo il giro lavorando 2 punti alti nel primo archetto e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella. Ci spostiamo con punti bassissimi al centro dell'archetto e da qui iniziamo l'ultimo giro. Lavoriamo 2 catenelle. Nel prossimo archetto lavoriamo 3 punti alti, tre catenelle, 3 punti alti, due catenelle e un punto bassissimo nel prossimo archetto. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. 2 catenelle, 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti nell'archetto, 2 catenelle, un punto bassissimo nel successivo archetto. E ripetiamo in questo modo per tutto il giro. 2 catenelle e chiudiamo il giro con un punto bassissimo al centro del primo archetto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E con un ago nascondiamo il filo sul retro del lavoro attraverso i punti.
Nel tutorial abbiamo fatto questo insieme e questo è lo schema per fare il portacandele semplice. Questo, se volete fare la conchiglia, lo schema è lo stesso, ma anziché iniziare con 12 punti, iniziate con 15 punti. Poi le ripetizioni dei vari giri sono identiche a quelle che abbiamo lavorato insieme. L'unica differenza è che invece di ripeterle 12 volte, le ripeterete 15 volte e di questi pezzi ne fate 2 uguali. In questo modo, poi mettendoli insieme, sovrapponendoli, possiamo fare la conchiglia. Ed ora vediamo come indurire il lavoro. Per rendere rigida la lavorazione ad uncinetto facciamo una miscela di acqua e colla vinilica al 50%. Metà acqua e metà colla. Non abbiate paura, fate in questo modo. Io vi racconto la mia esperienza. Io avevo paura che mettendo troppa colla il lavoro sembrasse di plastica e quindi nel primissimo esperimento che ho fatto, che era questo, ho messo meno colla e più acqua. Il risultato è stato che il lavoro era troppo molle e non si erano incollati i due pezzi insieme. Quindi poi con pazienza ho rimesso altra colla e acqua, sempre miscela di colla e acqua, e l'ho indurito un po', quanto basta per tenerlo insieme. Quindi per quanto riguarda la miscela usate metà acqua e metà colla senza paura. All'inizio avevo usato un pennellino e avevo spennellato la superficie. In realtà poi ho visto che la cosa più comoda è proprio fare questa miscela, metterci dentro il pezzo, lo imbeviamo bene, lo strizziamo bene e poi lo mettiamo sulla sfera. La sfera di polistirolo è ricoperta di pellicola trasparente in modo che il lavoro non si incolli alla sfera. A questo punto arriviamo alla seconda problematica che ho incontrato e qui vi do un enorme consiglio. Il problema che ho trovato sono stati gli spilli. Io ho questi spilli in acciaio che mi hanno venduto come antiruggine e da che mondo è mondo usiamo gli spilli per fissare le lavorazioni, ma anche per dare la forma a tutti i lavori che facciamo. Bene, in questo caso gli spilli hanno lasciato la ruggine. In questo, che era il primo che ho lavorato, in parecchi punti, che poi ho tentato di mascherare con i glitter, che però non sono stati sufficientemente coprenti, ma soprattutto avevo pensato che questa problematica fosse legata al riutilizzo più e più volte degli spilli e così ho messo in forma con gli spilli anche questo, che è quello che abbiamo lavorato insieme, e questo invece in questo invece la ruggine l'hanno fatta praticamente in tutti i punti. Quindi se voi conoscete degli spilli che non facciano veramente la ruggine, vi prego scrivetelo nei commenti. Se li avete testati e ne siete sicuri, può essere utile a me, ma soprattutto anche a tutti voi. In alternativa, io vi consiglio di usare gli stuzzicadenti. In questo modo siamo sicuri di non avere il problema della ruggine. Fissiamo tutte le puntine, tutti i punti che vogliamo, comunque, con gli stuzzicadenti. E per quanto riguarda la conchiglia, io vi consiglio di mettere in forma tutto insieme in questo modo e aspettate circa 12-15 ore o comunque un tempo in cui sentite che il pezzo è asciutto ma non completamente asciutto, e in quel momento cominciate a scollare la lavorazione dalla pellicola e togliete la conchiglia dalla sfera. In questo momento lo riuscite ancora a fare perché la conchiglia non è completamente asciutta e quindi è ancora un po' mobile. Questa è ancora troppo bagnata, ma ho tolto gli spilli perché mi sono accorta che purtroppo mi avevano rovinato anche tutta questa e quindi
ho tolto via tutto. Voi aspettate un po' di più, in questo modo sarà la lavorazione uncinetto sarà rigida ma non completamente, e vi darà la possibilità appunto di aprirsi e di toglierla dalla sfera. Potete fare la stessa cosa anche con questo piccolo. Io per esempio l'ho tolto dalla sfera prima che fosse completamente asciutto e ho piegato all'interno un po' le puntine in modo che desse un'impressione un po' più raccolta, e poi aspettate che si asciughi completamente e vedete che con 50% acqua e 50% colla è completamente rigido, ma non sembra di plastica, è ancora molto bello. E anche per oggi abbiamo terminato. Spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto e che vi sia utile. Spero che rifacciate questi portacandele perché io li trovo molto belli e anche semplici da fare. Comunque adesso io vi ho dato tutti i miei inghippi, ma proprio per questo per voi sarà tutto più semplice. Se rifate questi portacandele ricordatevi di condividere le vostre foto con me, potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. È gratuito, basta cliccare il bottoncino iscriviti qui sotto e poi se volete cliccate anche la campanella, in questo modo YouTube vi avvisa ogni volta che carico un nuovo video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!